Ora sen va per un secreto calle, fra il muro della terra e i martiri, lo mio maestro, e io dopo le spalle. O virtù somma, che per gli empi giri mi volvi, cominciai, come a te piace, parlami e soddisfammi ai miei disiri. La gente che per li sepolcri giace potrebbe sì veder, già son levati tutti i coperchi e nessun guardi a face. E quelli a me tutti saran serrati quando di Iosafat qui torneranno coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi seguaci che l'anima col corpo morta fanno. Però alla domanda che mi faci, qui in centro satisfatto sarà tosto e al disio ancor che tu mi taci. E io, buon duca, non tegno riposto a te mio cor, se non per dicer poco, e tu mai non pur mo a ciò disposto. O tosco che per la città del foco vivo ten vai così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio, alla qual forse fui troppo molesto. Subitamente questo suono uscio d'una dell'arche, però m'accostai, temendo un poco più al duca mio, ed el mi disse: volgiti, che fai? Vedi là Farinata che s'è dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai. Io avea già il mio viso nel suo fitto, ed el sergea col petto e con la fronte, come avesse l'inferno a gran dispitto. E l'animose man del duca e pronte mi pinser fra le sepulture a lui, dicendo le parole tue sien conte. Com'io al piede la sua tomba fui, guardommi un poco e poi, quasi sdegnoso, mi dimandò: chi fuor li maggior tui? Io ch'era d'ubbidir desideroso, non gliel celai, ma tutto gliela persi, ond'ei levò le ciglia un poco insoso, poi disse: fieramente furo avversi a me e ai miei primi e a mia parte, sicché per 2 fiate li dispersi. Sei fur cacciati ei tornar d'ogni parte, risposi io lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte. Allor surse alla vista scoperchiata un'ombra lungo questa infino al mento, credo che s'era in ginocchi elevata. D'intorno mi guardò come talento avesse di veder s'altri era meco, e poi che il sospecciar fu tutto spento, piangendo disse: se per questo cieco carcere vai per altezza d'ingegno, mio figlio ov'è e perché non è teco? E io a lui da me stesso non vegno. Colui che attende là per cui mi mena, forse cui guido vostro ebbe a disdegno. Le sue parole e il modo della pena m'avean di costui già letto il nome, però fu la risposta così piena. Di subito drizzato gridò: come
dicesti egli ebbe, non vivegli ancora, non fiere gli occhi suoi lo dolce nome. Quando s'accorse d'alcuna dimora ch'io facea dinanzi alla risposta, supin ricadde e più non parve fora. Ma quell'altro magnanimo a cui posta restato m'era non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua costa, e se continuando al primo detto, se gli han quell'arte, disse, male appresa, ciò mi tormenta più che questo letto. Ma non 50 volte fia accesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi, perché quel popolo è sì empio incontra i miei in ciascuna sua legge? Lo strazio e il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso, tal orazion fa far nel nostro tempio. Poich'ebbe sospirando il capo scosso, acciò non fui io sol, disse, né certo senza cagion con gli altri sarei mosso, ma fui io solo, là dove sofferto fu per ciascun di torre via Fiorenza colui che la difesi a viso aperto. De si riposi mai vostra semenza, pregai io lui, solvetemi quel nodo che qui han viluppata mia sentenza. El par che voi veggiate, se ben odo, dinanzi quel che il tempo seco adduce, e nel presente tenete altro modo. Noi veggiam come quei ch'han mala luce, le cose, disse, che ne son lontano, cotanto ancor ne splende il sommo duce. Quando s'appressano son tutto è vano nostro intelletto, e s'altri non ci apporta, nulla sapem di vostro stato umano. Però comprender puoi che tutta morta fia nostra conoscenza da quel punto che del futuro fia chiusa la porta. Allor, come di mia colpa compunto, dissi, or direte dunque a quel caduto che il suonato è covivi ancor congiunto, e si fui dianzi alla risposta muto, fate il saper che fu per chi pensava già nell'error che m'avete soluto. E già il maestro mio mi richiamava, per chi pregai lo spirto più avaccio che mi dicesse chi con lui stava. Dissemi, qui con più di 1000 giaccio, qua dentro è il secondo Federico e il cardinale, e degli altri mi taccio. Indi s'ascose, e io in ver l'antico poeta volsi i passi ripensando a quel parlar che mi parea nemico. Egli si mosse e poi, così andando, mi disse, perché sei tu sì smarrito? E io li soddisfeci al suo dimando. La mente tua conservi quel ch'udito hai contra te, mi comandò quel saggio, e ora attendi qui, e drizzò il dito. Quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio.
Appresso mosse a man sinistra il piede, lasciammo il muro e gimmo in ver lo mezzo per un sentier ch'a una valle fiede, che infin lassù facea spiacer suo lezzo.